Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi dell'abbandono. Non farò il classico video "non abbandonate i cani", tutte queste campagne, perché è palese che ormai è una ripetizione. Oggi io voglio con questo video puntare il dito verso il vero problema dell'abbandono e in questo video cercherò di essere molto duro contro chi abbandona gli animali, contro chi non controlla la gestione dell'animale domestico, perché fondamentalmente il problema è chiaro che non è un problema né semplice né un problema risolvibile con facilità o con semplicità o con appelli. Gli appelli sono stati fatti tutti gli anni e tutti gli anni abbiamo ancora tantissime persone che abbandonano il proprio cane, il proprio gatto per andare in vacanza nel 2022. Vergognoso, è molto triste pensare, immaginare a una famiglia, magari coi bambini, che prendono il cucciolo e poi dobbiamo andare in vacanza, ma cosa fai? Come? E lo abbandonano. Che schifo, c'è proprio una roba schifosa. Cioè, io spero che qualcuno che ha abbandonato il proprio cane per andare in vacanza vede questo video, perché è schifoso. Cioè, se hai un figlio, come fai a vedere tuo figlio, sapere che hai fatto una roba così, proprio bruttissima, proprio brutta. Perché? Perché lo abbandonate? Perché siete superficiali. Vivete in una superficialità, prendiamo l'animale, ma l'animale è per sempre, l'animale è una responsabilità, l'animale, cioè, se ti modifica la vita, ti modifica le tue abitudini. Cioè, tu prima di prendere un animale devi pensarci non una ma 100 volte, perché se tu lo prendi così, ma sì, lo prendo tanto per il bambino, oppure no, non si fa più così. Cioè, rifletti, ma non solo su questo, è un problema più elevato, non solo sui cani e i gatti, ma su tante cose. Riflettete prima di fare un'azione, perché il problema è vostro. Poi sì, lo abbandonate, poi riuscite magari a cavarsi, ma fondamentalmente dentro la vostra umanità è così. Come fate a guardare vostro figlio? Come fate a pensare che vostro figlio vi potrebbe rispettare come genitori se abbandonate il cane, il gatto che gli avete preso, cucciolato? Come pensate? Come pensate che vostro figlio possa avere rispetto? Non meritate il rispetto da parte dei vostri figli se fate queste azioni, ricordatevelo, perché è molto importante. Chiaramente questo problema nasce dal fatto che ci sono tante persone che superficialmente prendono l'animale, non riflettono, ma ci sono anche una serie di situazioni che facilitano questa superficialità, ovvero tutti quelli che fanno nascere cani o gatti perché non vogliono sterilizzare. Prendono l'animale, poi la sterilizzazione costa, fanno nascere continuamente cani che in teoria dovrebbero mettergli il chip, vaccinare, quindi darli in una certa maniera, non lo fanno, perché poi andiamo al terzo punto, ok? E poi devono darli via, quindi li danno chiaramente a tutta sta gente che superficialmente prende l'animale, quindi figurati, appena tu me lo porti via mi libero del problema, e quindi è un rimbalzare. E quindi, secondo punto, le persone che fanno nascere i cani, che magari hanno il cane di proprietà, decidono di non sterilizzarlo, non riescono a gestire il controllo delle natalità, e quindi poi devono piazzare i cani, e quindi figurati, il primo che passa di lì glielo lanciano forse. E quindi capite, anche lì, anche quelle persone lì un pochino, ve lo dico onestamente, sapete perfettamente che fine fanno la maggior parte dei cani e dei gatti che fate nascere perché non volete sterilizzare. Finiscono poi in mano a persone che superficialmente hanno preso l'animale, perché se non ci fosse questo meccanismo
farebbero più fatica a trovare gli animali, ci sarebbero meno animali, quindi uno ci pensa, magari lo deve pagare, quindi capite. Ovviamente non parlo di chi va ad adottare degli animali e poi ci tiene da Dio, non sto parlando di questo, sto parlando che però molte persone che superficialmente prendono l'animale è perché trovano molte persone che devono liberarsi degli animali, quindi c'è questo meccanismo. E poi il terzo punto, il controllo. Esiste una legge perfetta sui cani, microchip, tutta, ma se non c'è controllo da parte dei comuni, le persone non vengono mai sanzionate, mai controllate, cioè nascono i cani e poi li piazzano così. C'è una legge che dice che quando fai nascere un cane, prima di darlo deve avere il microchip. 90% dei casi, quelle persone che fanno nascere i cani o i gatti così, non ce l'hanno e nessuno li ha mai sanzionati, nessuno li va mai a controllare. Ma abbiamo tante cose. Sì, ma avete scelto di fare quel lavoro, fa parte delle vostre. Nei cosi c'è scritto chi deve sanzionare se il cane ha un microchip. Io privato, io veterinario privato, no, tu, ATS, comune, polizia, municipale. E questo è il terzo grosso problema. È inutile fare le leggi, è inutile fare le norme se poi nessuno controlla, nessuno sanziona. E questo ovviamente, ripeto, non riguarda solo purtroppo i cani e i gatti, ma anche il codice della strada. Quanta gente parcheggia in divieto di sosta perennemente nelle varie zone. Però non usciamo da questo. Quindi questo, ripeto, non è il solito video sull'abbandono. No, non abbandonate, classico slogan, no. Qui becchiamo i responsabili, che sono le persone superficiali che prendono gli animali, le persone superficiali che hanno l'animale, non li sterilizzano, fanno nascere altri animali e poi chiaramente li devono, a 2 mesi, diamolo via, al primo che passa, anche se chi se ne frega. E poi il terzo, il controllo, che è lo Stato. Spero che questo video sull'abbandono vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo e speriamo che quest'anno, se andate in vacanza, non li abbandonate gli animali, perché un po' fate schifo,